fatta sola. Buongiorno signorina, c'è un cliente che sta facendo una festa di compleanno ed è un po' rumoroso. Le sistemiamo un tavolo in un posto tranquillo, va bene? Signora. Nuo, vieni qui. Zia Wen, questo è il regalo che ho preparato per te. Grazie Nuo, alla zia piace tantissimo. Zia Wen, io e papà originariamente avevamo promesso che domani ti avremmo accompagnata al mare, ma all'improvviso è arrivata la mamma. Sicuramente non vuole che usciamo insieme a te. È venuta apposta, la mamma è veramente cattiva. Nuo, non dire così. La mamma è venuta solo perché gli mancava troppo papà. Lei ama tuo papà. Che amore o non amore, è solo per i soldi, nient'altro. È anche vero, se anni fa non le avesse fatto un complotto mettendo le droghe nel drink, causando quell'incidente. Anche il fratello Jingting non l'avrebbe mai sposata. Gu Jingting, quindi in questi 7 anni hai sempre guardato me in questo modo? 7 anni fa ero ancora una studentessa. Gu Jingting era il mio senior all'università. Tutto solo. Dai, vieni qua. Vai via, non toccarmi. Aiutala un po'. Vai via. Osa anche fare il molestatore nella scuola. Andiamo via velocemente. Xiaoran, stai bene? Sto bene. Come mai c'è il signor Gu Jingting qui? Lo conosci? Tutta l'università Ting chi non conosce il senior Gu Jingting. Ha una famiglia molto influente, appena laureato ha già ereditato un gruppo da miliardi. Però ha un carattere molto freddo. Quante bellissime ragazze e modelle si sono gettate su di lui. Lui non si degna neanche di guardarle un'altra volta. Come mai ti ha aiutato? Gu Jingting. Hai già vinto così tante borse di studio e fai ancora un lavoro part-time? Sei proprio troppo impegnato, Devo prima imparare la procedura per perfezionare il modello di dati per l'intelligenza artificiale. Va bene, smetto di parlare. Devo portare delle cose in una stanza. Ok. Salve, questo è quello che avete ordinato. Senior Gu. Senior, sei ubriaco. Anche se ti amo, non ho mai oltrepassato il limite. Quella notte, la persona che ha fatto la prima mossa è chiaramente tu. Ma nella tua mente è diventato un mio piano calcolato a tavolino. Anche io trovo la mamma fastidiosa. Se solo la zia Wen potesse essere la mia mamma. Anche io vorrei una figlia carina come Nuo. Stai attento, questa è la torta di compleanno che il signor Gu ha ordinato per la sua ragazza. Costa 300.000. Se la rompi la paghi? Sposo, guarda qui, sorridi. Non importa, è così di carattere. Scattiamo pure così. Pensavo fossi freddo di natura. A quanto pare, con altre donne riesce a sorridere così felice. Solo che un sorriso del genere non è per me. Scusa, ti ho spaventato. Oggi è il mio compleanno. Vorrei che tu cenassi con me. Odio la confusione, cose infantili e di basso livello come queste. In futuro, evita. Quindi non è la confusione che odi, ma me. Buon compleanno. Zia Wen, puoi esprimere il desiderio di diventare la mia mamma? Spero di poter diventare la mamma di Nuo. Ogni giorno con Nuo e con il fratello Jingting. Nuo,
Oggi è anche il compleanno della mamma. La mamma realizzerà il tuo desiderio di compleanno. Consegna questo a Gu Jingting. Andiamo all'aeroporto. Sì. Ho amato in modo umile per 7 anni. Avrei dovuto svegliarmi prima. Bene. Ciao zia. Ciao. Papà, se domani la mamma insiste per venire al mare con noi, cosa facciamo? Non succederà. Come no? Abbiamo preparato per la zia Wen Wen una sorpresa di compleanno da così tanto tempo, rischiava di rovinarla. Forse domani la mamma dovrebbe starci lontana. Ti ama così tanto, se parli lei ti ascolta, dai papà. Voglio davvero andare al mare con la zia Wen Wen. Da soli, ti prego, solo domani. Va bene. Finalmente papà ha accettato. Andiamo. Signore, la signora mi ha chiesto di darle questo. Perché non me l'ha dato lei stessa? Un'ora fa, la signora ha già fatto le valigie ed è tornata in patria. Pensavo lo sapesse. È tornata. La mamma se n'è andata. Finalmente posso stare con la zia Wen Wen. Sono andata al mare. Signore, la signora sembrava turbata quando è partita. Sembrava arrabbiata. Arrabbiata. Sì, non ci vedete da mesi. È venuta fin qui con difficoltà, ma non ha nemmeno potuto vederti. Ha fatto tanta fatica per diventare la signora Gu. Per tutti questi anni ha sempre sorriso e sopportato tutto. Non osa arrabbiarsi. Pronto. Bene, arrivo subito. La signora è tornata. Amore, ho sentito che hai una riunione nel pomeriggio. Ti ho stirato apposta un nuovo completo e una cravatta. Ti piacciono? Mettili lì. Ricordati di cambiarli. In passato, la mia vita era piena solo di te e di nostra figlia. Io stessa non ho comprato quasi nessun vestito. Pensavo che se fossi stata abbastanza brava, saremmo diventati una famiglia felice. Ma la realtà mi ha dato uno schiaffo in faccia. Tutto questo deve finire. Due anni fa, Nunu è andata all'estero con Gu Jingting. A causa della nostalgia, impostavo la sveglia ogni sera per telefonare a Nuo Nuo. Buongiorno mamma. Ma con il passare del tempo all'estero, l'atteggiamento di Nuo Nuo verso di me è passato dalla dipendenza iniziale alla superficialità e all'impazienza. Mamma, perché mi chiami di nuovo? Ho da fare. Nuo Nuo. Tutto in questa famiglia è cambiato. Sono stata io a non voler lasciare andare. Ora è il momento di lasciare andare e accogliere una nuova vita. Dita a Nuo Nuo che il cronometro è in ritardo. Signora. Signora,
Torna a cena stasera? No, E domani? neanche domani. E dopodomani? Neanche dopodomani. Non c'è più bisogno di preparare nulla in futuro. Signorina, è ancora presto. Tra poco la signora ti chiamerà. La mamma sarà noiosa, non risponderò. La signora è tua madre. Come puoi dire così? Signore, si è svegliato. Sto cercando di convincere la signorina ad aspettare la chiamata della signora. Di solito a quest'ora avrebbe già dovuto chiamare. Oggi è stato rimandato. Forse è stata trattenuta da altre cose. Chiamala. Signore, il maggiordomo dice che la signora ha fatto le valigie e se n'è andata. Se n'è andata. Non so esattamente. Quando è partita? Ha preso solo una valigia. Ha detto che non tornerà per qualche giorno. Forse la signora è in viaggio d'affari. Prima, la signora andava in viaggio d'affari per qualche giorno ogni mese. Ma anche in viaggio d'affari non le impediva di telefonare. La signora non ha mai saltato una chiamata prima. Forse dovrei contattare la signora. Lascia stare, probabilmente è troppo impegnata con il viaggio. Papà, andiamo, non c'è bisogno di preoccuparsi per la mamma. Non facciamo aspettare troppo la zia Wen. Andiamo. Il signore è così freddo. Se la signora se ne andasse davvero, sarebbe difficile rimediare dopo. Vuole dare le dimissioni? Assistente Chen, per favore avvia la procedura di dimissioni per me. È così improvviso. 5 anni fa non è stato difficile. Entrare in azienda? Se la nonna insiste che entri in azienda, allora segnatela al dipartimento segretariale. La sua identità non deve essere rivelata a nessuno. Non è necessario riferirmi specificamente su di lei. Seguite tutte le regole e i regolamenti aziendali. Va bene. Assistente Chen, spero di ricevere la sua guida. Spero di ricevere la guida di tutti in futuro. Signora, all'inizio pensavo anche io che lei entrasse in azienda solo per avvicinarsi al direttore Gu, ma alla fine sono stato conquistato dalle sue eccezionali capacità lavorative. La sua partita sarebbe una perdita per il gruppo. Ho deciso. Va bene, organizzerò al più presto qualcuno che prenda il suo posto. Ma ci vorranno almeno 3 giorni. Bene, allora 3 giorni. Sono stata intrappolata dall'identità di signora Gu per 7 anni. Avevo quasi dimenticato il sapore della libertà. Resisti questi ultimi 3 giorni. Da ora in poi vivrò solo per me stessa. Cosa c'è? Direttore Gu, la signora. Non è necessario riferirmi specificamente su di lei. Seguite tutte le regole e i regolamenti aziendali. Sono stato sciocco. La signora ama così tanto il direttore Gu. Come potrebbe avere il coraggio di dimettersi volontariamente? Probabilmente è stato il direttore Gu a ordinarlo. Non è niente. Lei continui. Aspetta. Hai detto che Anan. Cosa le è successo? Zia, voglio un gelato. Jingting, vieni anche tu. Quindi il signor Gu era con la signorina Xie Wen. Oh, signor Gu, stia tranquillo. Ho capito tutto. Per quanto riguarda la signora, tutto sarà gestito secondo le regole dell'azienda. Il signore è così freddo. Se la signora se ne andasse davvero, sarebbe difficile rimediare dopo. Ha faticato tanto per diventare la signora Gu. Come potrebbe andarsene? Non posso credere di essere stata influenzata dalle parole della signora Liu. Jingting, è Anran? In un momento così delicato, tu sei così occupato con il lavoro. Lei arriva all'improvviso e se ne va. Non ti sta solo creando problemi? È la mamma di Nuo Nuo. Ha il diritto di visitare Nuo Nuo in qualsiasi momento. Jingting, non ti piaceva Anran? Perché la stai difendendo? Jingting, ho sbagliato a parlare. Non avrei dovuto dire queste cose davanti a Nuo. Non essere arrabbiato con me.
Papà, perché prima? Hai fatto soffrire la zia Wen-Wen? Sai che la zia Wen-Wen ha finito gli studi all'estero? Tornerà presto in Cina e poi non la vedrò più. Nuo, tra qualche giorno torneremo anche noi in Cina. Davvero? Che bello! Allora papà, non dire niente. Alla zia Wen-Wen voglio farle una sorpresa. Signore, è tornato. Lei ha chiamato? Nel pomeriggio la signora non ha ancora chiamato. Di solito è molto puntuale, anche se non ha potuto chiamare Nuo la mattina. Chiamerebbe puntuale nel pomeriggio. Oggi davvero non ha chiamato. Sì, ho controllato il telefono tutto il tempo. La signora potrebbe essere successo qualcosa. Credo che farò una telefonata per chiedere. Cosa potrebbe succedere a una casalinga? Vai a prendermi una valigia. Devo mettere in ordine dei documenti. Sono passati 7 anni di matrimonio e il signore è ancora così insensibile. La signora mi ha chiesto di darle questo. Signore, va bene questa valigia? Va bene. Metti in ordine questi documenti e partiamo. Mancano solo 2 giorni per andarmene definitivamente. Dovrei anche pensare al mio futuro. Xiao Anran, la mia allieva preferita. Sono passati 7 anni dalla laurea. Quando tornerai? A trovare questo tuo vecchio insegnante? Insegnante, Diamo il benvenuto alla campionessa del campionato mondiale di programmazione. La più giovane genio degli algoritmi della storia, Sugar. Congratulazioni. un giorno, il nome Sugar cambierà il panorama degli algoritmi di IA nel mondo, rappresentando la Cina al vertice del mondo, esaltando il nostro prestigio nazionale. Sono passati 7 anni dall'ultima volta che ho visto il maestro. Maestro, sei arrivato. Fratello maggiore. Xiaoran, quanto tempo? Fratello maggiore, sei stato tu a mandarmi l'invito. Se non avessi fatto così, come avrei potuto incontrarti? 7 anni fa, al culmine della tua carriera, hai scelto di ritirarti e sposarti. In tutti questi anni è stato difficile vederti. Mi sento in colpa per le aspettative del maestro e del fratello maggiore. Xiaoran, torna. Il campo dell'IA ha bisogno di te. Ma Xiaoran, guarda cos'è questo. Una volta eri uno degli studenti più brillanti dell'Università Ting. Hai già rinunciato una volta per quell'uomo. Ora vuoi rinunciare di nuovo. hai ragione, fratello maggiore. Il mio palcoscenico non dovrebbe limitarsi a matrimonio e figli, dato che ho deciso di divorziare. Voglio continuare a inseguire i sogni di un tempo. Signor Gu, la signora sarà felice di sapere che è tornato in patria e che è venuto personalmente a prenderla. Ci vorranno ancora alcuni giorni prima che io possa tornare. Dove vai oggi? Fratello maggiore, posso gestire le mie cose da sola. Sali in macchina. La nonna vuole che torniamo alla villa vecchia per cena stasera. In tutti questi anni alla famiglia Gu, solo la nonna è stata gentile con me. Anche se devo divorziare, dovrei salutarla adeguatamente. Capisco. Mamma, ci vediamo di nuovo. Sì, anche Nunu è tornato. Sì. In teoria, lo spiegamento dell'attività all'estero richiederebbe ancora un po' di tempo, perché è tornato improvvisamente con Nuo. Forse ha visto l'accordo di divorzio che ho lasciato, ed è tornato apposta per divorziare. Zia Wen-Wen. Papà sicuramente non voleva che tornassi in patria, temendo di non poterti più vedere. Quindi ha finito il lavoro in anticipo e mi ha portato in Cina. Così possiamo stare insieme per sempre. Gu Jingting, dopotutto siamo stati marito e moglie. Pensavo che almeno il divorzio lo avresti preso sul serio. Non immaginavo che saresti tornato apposta, anche per inseguire Xien. Tranquillo, tra un paio di giorni. Mi ritirerò completamente. Ogni volta che tornavo in patria, lei si agitava. Oggi invece è calma. Vabbè, chissà quale nuovo trucco ha in mente. Andiamo.
Nonna, Xiaoran, sei arrivato? Vieni qui, fammi vedere. Sei dimagrito. Dove sono Jingting e Nono? stanno parcheggiando. Salgono subito. Che lentezza. Che arie da grande. Non si direbbe che tu sia così impegnato. Dove sei stato? Sono passato da Engie Technology. Mi ha trattenuto un po'. Tu, un nessuno. Cosa ci andavi a fare da Engie Technology? Sorella Jingyue, Engie Technology è stata fondata da un mio compagno di università. Un mio compagno di corso l'ha fondata. Che memoria che ho. Sono abituata a vederti in cucina, a dare una mano. Mi ero dimenticata che anche tu hai studiato all'università. Secondo me, non ha niente da fare. Dice di amare tanto Jingting, ma in realtà Jingting si spacca la schiena in azienda. lei invece, a casa, a fare shopping e a bere il tè. Mi ricordo di lei, le sue costolette in agrodolce sono buonissime. Mamma fa che questa zia vada in cucina a farmele. Xingyu, che zia? È tua zia acquisita? Mamma, come fai a prendertela con un bambino? Hai sentito? Vai in cucina a mostrare il tuo talento al mio nipotino. Oggi sono stanca, non ho voglia di cucinare. Tu, Anran prima faceva di tutto. Per compiacere la mamma e Jingyue. Oggi invece le ha rifiutate. Non sarai mica così stanca. Non è che l'azienda non possa fare a meno di te. Che contributo dai all'azienda? Se sei così stanca, allora dimettiti pure. Mi sono già dimessa. Dopo aver completato il passaggio di consegne, me ne andrò. cosa? Xiaoran, non dire cose a vanvera. Nonna, Jingting e Nono sono arrivati. Sedetevi tutti. Mamma, di solito Anran non rinuncerebbe mai all'occasione di compiacerci. Sembra proprio stanca oggi. Certo, se fosse stato un altro giorno. Sarebbe già corsa in cucina felice. Va bene, per oggi la lasciamo stare. in tutti questi anni, per integrarmi nella famiglia Gu, ho rinunciato ai miei principi per compiacere tutti. Non c'è da stupirsi se ora che le rifiuto. Non credano che io abbia il coraggio di farlo. Tranquilli, non succederà mai più. Jingting. Questo iceberg millenario non sa neanche come trattare sua moglie. Nonuo, cambia posto con tuo padre. Lascia che i tuoi genitori siedano insieme. La nonna sta di nuovo spingendo Jingting e Anran insieme. Dopo tutti questi anni non si stanca mai. Jingting odia così tanto Anran. E deve passare ogni giorno con lei. Poveretto. Nonna, stiamo bene così. Oh, il cielo è cambiato. Anran ha rinunciato volontariamente a stare appiccicata a Jingting. Forse è solo un trucco. Per attirare deliberatamente la sua attenzione. Davvero? Ma perché sembra diversa da prima? Mamma, sei cambiata. Che c'è? Prima sbucciavi i gamberi per me e papà. Oggi no. Visto che stiamo divorziando, sbuccialo per l'ultima volta per nostra figlia. Va bene, te lo sbuccio io. Xiaoran, dov'è la tua fede nuziale? Strano, Anran, perché non porti più quel prezioso anello? Lo portavi ovunque, sì Xiaoran. Non avete litigato tu e Jingting? Io e Gu Jingting non abbiamo ancora divorziato ufficialmente. Se la nonna lo scoprisse cercherebbe di fermarci. E allora non potremmo più divorziare. Stamattina sono uscita in fretta e me lo sono dimenticata. Vero, quel tuo anello prezioso. Lo fai lucidare ogni 2 giorni. L'hai portato per 7 anni. Ed è ancora come nuovo, anche se ti perdessi. Non perderesti mai quell'anello. Peccato che tu adori Jingting. Ma è solo amore non corrisposto. Quanto all'anello di Jingting, chissà dove l'ha buttato da tempo. Jingting non può buttare via l'anello così. Un matrimonio senza speranza doveva finire da tempo. Ho finito. Torno in camera. Mamma, ho finito anche io. Fammi il bagno. Va bene. Un bel pasto. E dovevi rendere Xiaoran infelice. Che ho detto di sbagliato?
se non fosse stato per quella volta che ha drogato e architettato tutto. Jingting non l'avrebbe mai sposata. Puoi chiederlo a Jingting. Perché non sei andato in camera con lei? Perché non voglio stare con lei? Jingting, capisco anche te. Ho visto anche Xie Wen, è davvero bella. Ha anche ottenuto un dottorato di livello mondiale. È solo che le sue origini non sono molto brillanti, ma comunque meglio di Hanran. Comunque non è all'altezza di te. So benissimo che tipo di donna voglio. Io ho solo detto 2 parole su Xie Wen. Perché ti arrabbi? Non riesce a sopportare nemmeno una sola critica su Xiewen. Gu Jingting. Davvero tieni Xiewen nel tuo cuore? Non c'entra niente con Xiewen. Cosa dici che non c'entra con Xie Wen? Allora stava difendendo Hanran. Hanran, dopotutto, è Jingting che l'ha sposata. Anche se non gli piace. Ma tu insulti Hanran di fronte a lui. Non è anche questo uno schiaffo per lui? Perché non porti la fede? L'ho già spiegato prima. Non so perché sei così arrabbiato. Ma devi sapere quando fermarti. Ho già completato le procedure di iscrizione di Nuo. Domani la porti a scuola. Capito? La nonna dice che vuole un secondo figlio. Cosa? Questo è il profumo di Xien. Sei molto freddo ultimamente. Il ciclo è arrivato il mese scorso. Cosa vuoi dire? Lo squilibrio ormonale può causare sbalzi d'umore. Sei appena arrivato all'estero e te ne sei andato senza preavviso. Non chiamare Nuo è già abbastanza. Oggi è ancora peggio. Se sei malato vai dal dottore. Non fa preoccupare la nonna. Gu Jingting. Penso solo che la nostra relazione attuale non sia adatta a fare certe cose. Che relazione c'è tra noi? Il documento che ti ho dato è già scritto chiaramente. Se il signor Gu ancora non capisce, torni a leggerlo di nuovo. Fratello Jingting, qui è andata via la luce all'improvviso. Puoi venire? Bene, arrivo subito. Ogni volta in passato cercava sempre di fermarmi. Questa volta ha resistito senza fare nulla. Hanran, che diavolo stai combinando? Prima pensavo sempre a fermarti, ma non lo farò mai più. Gu Jingting, dopodomani. Saremo definitivamente finiti. Tu sei la sorella Hanran, vero? Sono stata chiamata dall'assistente Chen per sostituirti. Puoi chiamarmi Hanran, ti porto a fare un giro per l'azienda. Va bene? Questa è la nostra area ufficio. Guarda, la fidanzata del presidente Gu è davvero bellissima. Ho sentito che è anche una signorina di una famiglia ricca. E non è tutto. Non è solo una ragazza di una famiglia aristocratica. È anche un nuovo genio degli algoritmi. Non c'è da stupirsi che il presidente Gu non abbia mai avuto voci di scandalo. È perché ha una fidanzata così eccezionale. Segretaria Han, perché non fai strada alla signorina Xie? Cosa succederebbe se la urtassi? Anche se non so come hai fatto a convincere la nonna a farti entrare in azienda, ma lo dichiaro in anticipo. Farò il mio dovere e non ti darò nessun trattamento di favore. Stai tranquillo, Jingting. Non ho bisogno di cure speciali. Inoltre, a parte Chen Bin, nessuno può sapere che sei la signora Gu. E non puoi nemmeno venire nel mio ufficio. Altrimenti dovrai andartene immediatamente dall'azienda. Quindi a lui, quando lavora, piace il caffè. Come ha fatto l'assistente Chen? Il presidente Wu è molto soddisfatto di Yafner. Ha detto che da ora in poi si prepara proprio con questo gusto. Perfetto! Certo che... Mi sono scottata per sbaglio. Sono 7 anni che siamo sposati e 7 anni che ho tenuto il nostro matrimonio segreto. Ho fatto sia da moglie che da segretaria per te. E ho sempre aspettato inutilmente che tu lo rendessi pubblico. Ma adesso hai portato Xie Wen direttamente in azienda. Fratello Jingting.
Oggi a casa mia c'è il blackout, mi sono annoiata, quindi sono venuta a sedermi un po' nel tuo ufficio. Sorella Anran non si farà nessun malinteso, vero? I miei affari non sono affari di una semplice segretaria. Tranquilla, molto presto non sarò più nemmeno la tua segretaria. Assistente Chen, è l'ordine del fratello Jingting. Dire ad Amran di portare 2 caffè nell'ufficio. Cosa? Anran, un uomo così bravo come Gu Jingting. Solo una persona come me merita di stare al suo fianco. Segretaria Han, il presidente Gu le ordina di preparare 2 caffè e portarli nell'ufficio. Negli ultimi 5 anni. Lui, per evitare sospetti su di me, non mi ha mai permesso di portare il caffè nell'ufficio. E adesso ecco qua. È arrivata Xie Wen e invece mi ha mandato a portarlo io. È fatto apposta per mettermi in imbarazzo? Anch'io mi dispiace molto per la tua situazione, ma sai com'è? Il direttore Gu non cambia mai idea. Faresti meglio a non andare contro di lui. Lascia stare, sapevo già che tipo è. Non c'è motivo di essere triste, tanto è l'ultimo giorno. Prendi questo caffè come ultimo compito di lavoro. Chi ti ha permesso di entrare? Io. Basta, sorella Anran. So che non sei contenta che io venga in azienda, ma essere così sospettosa e mettermi alla prova non ha proprio senso. In un posto come l'azienda, essere così gelosa è davvero troppo. Tu abbracci mio marito e poi dici a me. E allora, tra poco ci sarà di peggio. Anan, cosa stai facendo? Volevo solo spiegarti 2 cose. Perché hai alzato le mani? Fratello Jingting, mi fa male la faccia. Vieni. Scusa. Non l'ho colpita. Ho detto scusa. Gu Jingting. Lo ripeto, non l'ho colpita. Se fosse stato prima, avrei fatto di tutto per interrompervi. Ma ora non lo farei mai. In questi 7 anni pensavo che saresti cambiato. Invece usi ancora gli stessi metodi di 7 anni fa. Capisco. Guarda bene, questo si chiama alzare le mani. Gu Jingting, sono passati 7 anni. Pensavo che anche se fossi una pietra, saresti stato scaldato da me. Ma non immaginavo che non hai proprio un cuore. Esci. Se succede ancora, vattene subito dall'azienda. Non ci sarà un'altra volta. Oggi è comunque l'ultimo giorno. Pensavo di finire in bellezza. Grazie per avermi aiutato a porre fine al tormento in anticipo. Gu Jingting, da ora in poi non ci vedremo mai più. Ti accompagno in ospedale. Fratello Jingting, sto bene. Hai appena cacciato via la sorella Anran e ora non si sa dove sia. Forse dovresti farla tornare. Tranquillo, tornerà da sola. Fratello Jingting, vieni subito a vedere. È l'auto della Engie, la Chai cinese. Cosa ci fa qui? Fratello Jingting, ho appena superato il loro primo colloquio. Forse è venuto per me, solo che oggi non è proprio il momento. Alan ultimamente, per attirare la mia attenzione. Ha fatto un sacco di cose strane. Oggi ti ha pure preso a schiaffi. Stai tranquillo, la farò scusare con te. Prima erano tutte cose che faceva Anan. Ora sbaglia e fa pure la permalosa. Anan.
Papà, stai cercando la mamma? La mamma non è ancora tornata a casa. Sai dove è andata la mamma? Non è ancora tornata. Sta giocando a farmi il difficile, vero? Le mando un messaggio. È diventata permalosa, Mamma e papà non ci vogliono più? Dove è andata dopo aver lasciato l'ufficio oggi? Signor Gu, la signora ha dato le dimissioni. Non lo sapeva. Cosa? Oggi è l'ultimo giorno del passaggio di consegne. E tu l'hai cacciata via prima del tempo. Pronto? Il raduno dell'Università Ting, Hotel Xinquan. Sì, ho capito. Ci sarò di sicuro. Ogni volta che mi vede, Alan vorrebbe attaccarmisi addosso. Questa volta non è venuta. Fratello Jingting, non pensavo che anche la sorella Anran sarebbe venuta. Anche lei si è laureata alla Ting. Venire in un posto del genere, immagino sia per pescare un lavoro nel mare. Le piace tanto attaccarsi a te, eppure ha lasciato la Gu. Secondo me vuole fare la difficile per tenerti. Ecco perché. In un'occasione così importante, si presenta vestita con quei vestiti così economici. Fratello Jingting, forse dovresti perdonarla. Questo schiaffo per me non è un problema. L'ultima volta ha sbagliato lei, a meno che non si scusi con te. Non la farò tornare. Sono un talento speciale invitato da Angie. Domani inizio a lavorare. Il direttore Shen sapeva che ero qui ed è venuto apposta? Perché non mi hai aspettato? Questo è per te. Aprilo e guarda. Non è la collana del capo design di CL? È introvabile sul mercato? Il direttore Shen gliel'ha regalata così facilmente? Ma da dove spunta questa donna? Fratello Jingting. Sembra che il direttore Shen e la sorella Anran si conoscano da tempo. Sono così intimi. Non è proprio il caso. Non preoccuparti di lei, quando si sarà stancata di fare storie tornerà da sola. Compagno di corso, so che ti vergogni di me, ma non era necessario portare una collana così preziosa per farmi fare bella figura. Sono qui per motivi accademici. Non mi fai una gara di bellezza. Chi ha detto che ho paura che tu faccia una figuraccia? Temo solo che alcuni non riescano a vedere quanto vali. Vieni, ti aiuto io a mettertela. Dai. Ecco. Grazie, Shixiong. Anche se sei già stato cacciato dalla compagnia da Jingting, ti sei aggrappata a Shenifan così in fretta. Ma per quanto ti dia da fare, è inutile. Angie Tech non è per chiunque. Signor Shen, questa signorina Anran è stata appena cacciata da Gu. Per gelosia in azienda. E ora? Vieni a sedurti e ad adularvi. Signor Shen, non si faccia usare da persone con secondi fini. Xuen, anche se sei mia sorellastra, sei anche l'amante di Gu Jingting. E oggi osi calunniarmi maliziosamente, davanti al mio Shixiong. Ti diverte? Anran, tu che non hai talento. Sai solo farti compatire davanti agli altri. Qui ci sono solo i migliori talenti accademici. Non è il posto per le tue lamentele. Signor Shen, domani inizierò a lavorare in Angie. Spero di collaborare piacevolmente. Il genio dell'algoritmo che Shixiong assumeva era lei. Va bene, Siwen è davvero talentuosa. Non posso mettere in difficoltà Shixiong per motivi personali. Signorina Xie, domani non venire a Angie. Bene, Anran, hai parlato male di me con il signor Shen. Signorina Xie, Xiaoran non ha detto niente di male su di te. Starò sempre al suo fianco. Inoltre, la nostra azienda non permetterebbe a una terza persona che distrugge famiglie di unirsi. Chi stai chiamando terza persona? Cosa, con tutta questa gente, vuoi che sia più esplicita? Bene, Anran, non esultare troppo presto.
Con le tue capacità, pensi di entrare in Engie? Prima o poi? Engie ti licenzierà, incapace. Shixiong, non voglio che tu perda un talento per me. Perché dubiti della tua importanza? A 17 anni, Sugar guidò il team, che sviluppò la tecnologia QAP, il cuore di Engie Tech. Sono passati 7 anni interi, e questa tecnologia è ancora tra le migliori del settore. Quindi, rispetto a te, Xie Wen, questo genio dell'algoritmo, non vale nulla. Alla fine, per gli altri, posso anche essere importante. A proposito, se Xie Wen lo scoprisse, che il suo idolo, il grande Sugar, sei tu, mi piacerebbe vedere la sua espressione. Grazie, maestro. Mi impegnerò di più per portare Engie Technology a un livello superiore. Che Shani fammi rifiuti, posso anche accettarlo. Ma anche Jingting la guarda sempre. Com'è possibile? No, non posso lasciar correre. Jingting, ho un forte mal di testa. Sembra che mi sia tornato il vecchio problema dell'annegamento. È un effetto collaterale di quando? 2 anni fa sono andato in mare a salvare Nuonuo. Sorella Anran mi ha preso di mira. Ha fatto in modo che il signor Shen rifiutasse la mia candidatura a Engie. Ero così arrabbiata che mi è venuto un attacco. Quindi Anran ancora ci tiene a quella faccenda. Jingting, morirò? Non ti lascerò andare. Andiamo. Anche se Shani Fan ti sostiene, che importa? Basta che Jingting si preoccupi per me. Xiaoran, perché non li denunciamo? Quelli che non sanno la verità pensano che siano una coppia perfetta. Non importa. Ho già deciso di divorziare. Lui non mi riguarda più. Diamo di nuovo il benvenuto ad Anran. Bene, la festa di oggi è finita. Tutti, potete andare. Andiamo. Parliamo. Maestro, posso gestire le mie cose da sola. Quell'uomo ci tiene molto a te. Che tu abbia picchiato Xie Wen, posso anche ignorarlo. Ma perché le hai rubato il posto? Quindi vuoi fare il cavaliere per Xen? Peccato, se è suo, non posso rubarlo. Se non è suo, non ho bisogno di rubarlo. Se non è per prendertela con Xie Wen, perché entrare in Engie? Inoltre, Engie non è nemmeno la scelta migliore. Vuoi colpire Engie? Gu Jingting. Se osi colpire Engie, io... E se lo facessi, che c'è? Anran, con chi credi di parlare? Vuoi difendere quell'uomo? Ti dico che è inutile. Sono qui per informarti. La nonna vuole che partecipiamo alla riunione di famiglia domani. Alla suite VIP dell'hotel Xinquan. La nonna non sta bene. Non fare tardi. L'unica persona in famiglia Gu che mi ha trattato bene è la nonna. Se non fosse per la nonna, non avrei più nulla a che fare con voi. Capito? Lei tornerà con me. Probabilmente non c'entra nulla con Shenifan. Domani vengo a prenderti in macchina. Non serve. Posso prendere un taxi. La famiglia la ignora sempre. In occasioni come queste rimane sempre sola. Jingting, non puoi starle un po' più vicino? Fa così freddo, portale subito una giacca. Grazie. Gu Jingting. Hai tempo adesso? Vorrei parlare con te. Finalmente si arrende e vuole tornare. Gu Jingting, non ho pazienza di aspettare che tu finisca di lavorare. Per andare a divorziare. Possiamo stasera. Bene, allora stasera. Nonna, Dopo la festa, torniamo subito a casa. Vai con la macchina di Jingting. Parlate bene. va bene. Ho capito. Andiamo, andiamo. Papà, guarda, la mamma è là. Andiamo subito a prenderla. Va bene.
Pronto? Jingting, puoi venire subito, per favore? Solo tu puoi aiutarmi. Bene, arrivo subito. Papà, non preoccuparti più per la mamma. L'hotel ha delle stanze. La mamma starà bene. Papà, andiamo subito. Jingting. Pensavo fosse un giorno come tanti, ma non immaginavo che fosse l'ultima possibilità per salvare questa relazione. Mi dispiace, signorina. Tutte le auto sono già partite. Anche le camere sono tutte occupate. Grazie. Signorina, camminerà da sola. C'è un'allerta maltempo per stasera. È pericoloso andarsene da soli così. Perché non aspetta se qualcuno viene a prenderla? Nessuno verrà a prendermi. Lo so. La nonna spera che stia con Gu Jingting, ma Gu Jingting non mi ama. Lui ama Xie Wen, ma mi sono già ritirata. E mi avete comunque lasciata qui da sola. Perché devo essere trattata in questo modo? Questa strada è davvero così lunga? Xiaoran, 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 stai bene? Sono qui. Sono venuto a portarti a casa. Andiamo. Quel bastardo ti ha lasciata qui da sola. Non lo lascerò passare liscia. Per sicurezza, ti porto prima in ospedale. Il signor Gu del gruppo Gu è apparso sul posto della fiera tecnologica per un evento promozionale e ha sostenuto la figlia della famiglia Lin. La voce sul presunto riconoscimento pubblico di una relazione con un amante è stata sfatata. Quindi mi hanno lasciata qui di proposito. Per Xieun. Si sono infischiati della mia vita. Si sono infischiati dei nostri 7 anni di matrimonio. Se potessi. Ho deciso. Preferirei non averti mai incontrato. Sorella, devo andare sul posto. Cosa? È ora di dare una conclusione a tutta questa faccenda. Fratello Jingting, grazie per essere venuto ad aiutarmi oggi. Altrimenti non avrei mai potuto dimostrare la mia innocenza. Cos'è? Il magnate della zona commerciale Gu Jingting è davvero affascinante. Avere un fidanzato come il signor Gu, autoritario e ricco. Come potrebbe Xie Wen essere la terza ruota? Xie Wen ha soli 25 anni ha già conseguito il dottorato. È bella e capace. Perfino un uomo freddo e controllato come il signor Gu è rimasto affascinato da lei. Ma ho sentito che il signor Gu ha una moglie, che è sposato da tanti anni, anche bella, mi pare. Si chiama Anne, non Xie. Signorina Xie, sapevi di essere la terza e lo sei comunque diventata. Signor Gu, lei adesso tradisce apertamente la moglie durante il matrimonio? Qual è il nome della sua legittima moglie? Arran. Signorina Anne, per quanto riguarda la signorina Xie che le ha rubato il marito, che cosa ne pensa? Fratello Jingting, come mai c'è la sorella Ran? Aran dovrebbe essere in albergo che mi aspetta, no? Come ha fatto a venire qui di nascosto? È venuta la sorella Ran per gettare benzina sul fuoco, vero? Così mi rovinerà per tutta la vita. Se vuole ancora rimanere la signora Gu, dovrebbe sapere quali cose si possono dire e quali no. Meno male, non fate che io rovini il vostro rapporto di matrimonio. In ogni caso, lei non lascerà mai la famiglia Gu. Mentre venivo qui, ho pensato a molte cose. Voglio esporre la vostra relazione. Voglio dire a tutti quanto ho sofferto. Ma ora non importa più niente. Gu Jingting ed io siamo divorziati da tempo. Sono io, Arran, che l'ho lasciato. Anran. Gu Jingting, d'ora in poi ognuno per la sua strada. Per il resto della vita non ci vedremo mai più. Anran, Guardandola andare via, perché mi sento così male? Xiaoran, questa volta non ti lascerò andare mai più. Xiaoran, non lo sai.
Appena ho saputo che eri bloccata in hotel, il maestro Shen ha rischiato la vita per salvarti. A mio parere, Hai fatto bene a divorziare da quel bastardo di Gu. Per marito, devi trovare uno come il maestro Shen. Il maestro è buono, quindi vuole aiutare gli altri. Ma non tutte le buone intenzioni significano amore. però, Ci ho messo 7 anni per capire che oltre all'amore ci sono molte altre cose al mondo che valgono la pena fare. Smettila di metterci insieme. Non c'è motivo di essere giù, Shenifan. Non è sempre stato il suo carattere indomito che ti piaceva. Maestro, Xiaoran, questo è. domani c'è la fiera tecnologica. Il professore parteciperà come ospite speciale. Xiaoran, vorresti rappresentare Engi Tech nel discorso sul palco? 7 anni fa ho rinunciato alla carriera per amore. Questa volta non deluderò il professore. Maestro, i posti per questa fiera sono molto limitati e ci saranno i migliori esperti. Sono un po' nervosa. Xiaoran, non essere nervosa. Anche se hai sviluppato il nuovo prodotto in soli 3 giorni, hai già ottenuto l'approvazione unanime di Engi. Dopo 7 anni. Le tue competenze tecniche non sono affatto arrugginite. Esatto, sorella Ann, penso che il tuo design abbia lo stile del leggendario Sugar del nostro settore. Il capo Shen, il grande Sugar, dopo aver creato il sistema QAP, il muro di protezione di Engi, si è ritirato. Tra noi, solo tu l'hai vista. com'è fatta davvero? Lei. Maestro, Jing Ting. La relazione tra il direttore Shen e la signorina Anran è così buona, vero? Dovrebbero essere solo superiore e subordinato. Alan usa il divorzio come copertura per me. Non si innamorerà di qualcun altro. Finalmente sono entrato in Eng, ma posso solo fare da assistente a Shen Yifan. Sarebbe meglio tornare come alla Gu. direttore Gu, è meglio che mantenga le distanze per evitare inutili fraintendimenti. O forse hai cambiato idea? Vuoi venire con me all'ufficio anagrafe per il divorzio? Non sa forse che ho già soppresso la notizia del divorzio. Direttore Gu, vada via subito, prima che Xiwen venga di nuovo definita l'amante che si intromette. Il discorso del senior sta per iniziare. Andiamo. Ok. Anran. Jing Ting. I posti per la fiera tecnologica sono introvabili. Il direttore Shen li dà alla signorina Anran, va bene, ma la fa anche salire sul palco a parlare, lei che non capisce niente. Il direttore Shen è davvero troppo gentile con la signorina Anran. Forse Anran vuole davvero restare in Engi. Non è una professionista. Probabilmente parlerà a caso. Senior. Junior. È da tanto che non ci vediamo. Ho sentito che prima eri stata assunta da Engi. Ero felicissima quando l'ho saputo. Perché poi hanno annullato l'assunzione. Siamo mancati per poco di lavorare insieme in Engi. È un peccato, perché qualcuno mi ha rubato il posto. Senior, non sai ancora chi è. La persona che parlerà oggi per conto di Engi, vero? Ce la farò. Oggi rappresento Engi e... Signorina Anran, mi dispiace, questi vestiti sporchi non vanno bene. Tra poco devi salire sul palco a parlare. Allora, ti porto in bagno a sistemarti. Ok, Vieni. Anran, lascia che ti aiuti a fare una bella figura a questa fiera. Da questa parte. signorie. Qui non è un bagno. Ti sei accorta un po' tardi, vero? Con il tuo livello, vuoi salire sul palco a parlare? Ora diamo il benvenuto sul palco alla signora Anran di Engi Tech. Signora Anran. Questo. Non sarà mica che ci sono troppi esperti qui. Anran si è spaventata e si è nascosta da qualche parte? Xiaoran non ha paura. Non è nemmeno una professionista, se non viene pazienza.
Anran non ha le capacità. Eppure ha rubato il posto a qualcun altro per gelosia. Ecco, ora si è messa in una brutta situazione e ha sprecato un posto. Esatto, Anran, non c'era bisogno di attirare la mia attenzione. Facendo una scenata del genere. Forse. Jingting, non starai mica andando a cercarla? È solo una laureata normale. Qui ci sono tanti esperti. Anche se la trovi, non avrai il coraggio di salire sul palco. Chi ha detto che non ho il coraggio di salire sul palco a parlare? Xiaoran, sapevo che saresti venuta. Scusate tutti, prima ho avuto un contrattempo. Ora rappresenterò il gruppo Engie e presenterò la nostra proposta. Non immaginavo che Anran fosse così brava a parlare in pubblico. Grazie a tutti. Accademico Guan. Un maestro di livello nazionale. L'Accademico Guan, che anche l'Accademia delle Scienze Cinese tratta come ospite d'onore. Ha apprezzato così tanto la proposta di Anran. Jingting, sembra che la tua Anran Ti abbia tenuto nascoste molte cose. Non sarà che lo faceva apposta per tenerti all'oscuro? Anran. Ti sei nascosta bene. Xiaoran, congratulazioni. Congratulazioni anche a te, senior. Non guardare. Yebiao, nessuno ti ha mai detto che reciti male? Se non facessi così, come potrei farti abbassare la guardia? Il senior diceva che hai una grave tendinite. Sembra vero. E anche se lo sai, che ci fai? La fiera è già iniziata. Se vai con questi vestiti sporchi, ti cacciano dal palco. Hai ragione. Dovrei proprio cambiarmi. Cosa fai? No. Sembra che ti stia guardando da un po'. Che guardi pure. Lui non mi interessa. Il modo in cui mi guarda è come se fossi un estraneo. Ricevere un paio di consigli dall'Accademico Guan è già un grande onore. Non pensavo che avrebbero parlato così a lungo. Perché Guan Zhenyu è il maestro di Shen Yifan. La proposta di oggi È stata scritta apposta per far fare bella figura ad Anran. Altrimenti, da dove avrebbe preso lei queste capacità? Maestro Guan, la mia ammirazione per lei è immensa. Mi accetti come suo studente, per favore? Ho 25 anni. Ho conseguito con successo il dottorato di ricerca, in una delle prime 10 università al mondo. Ecco la mia proposta di progetto. La prego di darle un'occhiata. Se Guan Zhenyu mi accettasse davvero come allievo, La mia posizione nella capitale non farebbe che crescere. E Anran non sarebbe neanche degna di lucidarmi le scarpe. Questo è. Non ti fa schifo indossare i vestiti di un'altra? Non sei anche tu un'altra persona? Hai attaccato bottoni con l'Accademico Guan per così tanto tempo. Vuoi forse diventare sua studentessa? È molto severo. Se ci tieni davvero, posso presentarti, ma non nutrire troppe speranze. Stai dicendo che non ho speranze? Se Wen invece ne avrebbe? Ha effettivamente qualche risultato accademico. Maestro Guan, se ha tempo, Può dare un'occhiata al mio progetto di laurea? Certamente. vedo che le basi le ha imparate bene. Ma non bastano per i miei standard di selezione. Ne è sicuro? Credo che, con le mie capacità, Non sia inferiore a nessuno qui presente. inoltre, dietro di me ci sono il direttore Gu e il gruppo Gu. Come mio sostegno, non terrà conto della faccia del direttore Gu? Mi stai minacciando? Anche se fosse Gu Jingting in persona a venire, non oserebbe parlarmi in questo modo. Oggi sono qui per vedere 2 miei studenti. Non mi soffermerò su di te. Vattene.
Anran. Jingting non prova più nulla per te. Ha senso che tu continui a insistere così? Jingting mi ha chiesto di partecipare come sua compagna. All'evento internazionale sull'IA. Ti consiglio di essere ragionevole. Vai a discutere dell'accordo di divorzio. Bene, una questione che si risolve con un foglio di carta. L'ho già preparato da tempo. Mi ha rifiutato. Il maestro Gon ha detto che oggi è venuto a trovare 2 studenti. La mia proposta di diventare suo allievo è stata troppo azzardata. Ecco perché mi ha rifiutato. 2 studenti. Oggi non c'era solo Shen Yifan. Jingting, lascia perdere quella faccenda. Non mi avevi promesso di aiutarmi a chiarire con i media la mia identità di altra donna? Anran vuole parlare con te. Hai preparato l'accordo di divorzio? Xiaoran, grazie per il lavoro di preparazione del discorso di questi giorni. Per coincidenza, sono stato invitato a un'asta di beneficenza. Andiamo insieme a distrarci un po'. Meglio di no. So che questo tipo di occasioni non ti interessano, ma i lotti in vendita di questa asta ti interesseranno di sicuro. Allora andiamo a dare un'occhiata. A proposito, Xiaoran, ho già preparato l'abito per l'evento per te. Spero che nostra Xiaoran brilli di luce in ogni occasione. Ti piace? Grazie. Fratello Jingting, stasera c'è una persona importante. Che voglio presentarti. Ma che figlia di famiglia nobile è? È così bella. Non è la signorina Anran. Che ha brillato alla Fiera Nazionale della Scienza e della Tecnologia. Prima di me non si è mai vestita così. Fratello Jingting. La sorella Anran per accompagnare il presidente Shen alla cena. Si è vestita così bene. Si capisce subito che vuole compiacere il presidente Shen. Lei di solito non ama vestirsi bene, di sicuro non è una sua volontà. Guarda l'abito costoso che indossa Anran. Si capisce subito che è un regalo del presidente Shen. Di un po', un uomo che regala a una donna. Un regalo così costoso. Che altro può essere se non a secondi fini? Anche il tuo vestito è un mio regalo. Fratello Jingting lo fa ovviamente per preoccuparsi di me. I media hanno diffuso la voce che tu ti sia inserita come terza persona. In questo periodo continuerò a fingere di essere la tua fidanzata, quando la febbre si sarà calmata. La nostra relazione finirà qui. Cosa vuol dire finire qui? Non ci credo. È passato così tanto tempo. Non c'è davvero un posto per me nel suo cuore. Aspetta e vedrai, Jingting, quando avrai conosciuto la persona che ti sto presentando. Di sicuro rimarrai sorpreso da me. Gu Jingting la porta davvero ovunque vada. Fratello maggiore, la cosa che hai detto funziona veramente? Certo. Eccoli qui che arrivano. Questo oggetto in mostra sembra un piccolo giocattolo, ma in realtà è un'opera dei primi tempi del grande Sugar. Ha un codice sorgente integrato, se riusciamo a decifrarlo forse. Riusciremo a capire il segreto del successo del grande Sugar. Anran amerà Gu Jingting per sempre. 100.000. 1 milione. 2 milioni. Sorella Anran, tu non capisci niente di intelligenza artificiale e non sei nemmeno una fan di Sugar. Non c'è bisogno di competere con me, no? Questo robot mi piace davvero. 2.500.000. Perché anche lei vuole aggiudicarsi questo robot? Non ne ho mai sentito parlare prima. Anche lei è interessata a Sugar. 5 milioni. La signorina Xie ha il supporto del signor Gu dietro di sé. Davvero ricca e potente. Le piace proprio rubare le cose. Esatto, qualunque cosa io voglia. Lei cerca di portarmela via. Non posso assolutamente permetterle di portarsi via il robottino. Ho sentito quel codice. 6 milioni. Perché mai vuoi aggiudicarti quel robot? Sì, Gwen vuole solo metterti i bastoni tra le ruote. Qualunque sia la tua offerta, lei continuerà a seguirti. Xiaoran, posso aiutarti? Non ti fidi di me? Certo che mi fido di te. È solo che questo robot non vale poi così tanto. 100.000 è già un prezzo assurdo. 6 milioni è il limite. A meno che non siano disposti a fare da polli da spennare. Ma Shixiong, fidati di me. va bene. Davanti a me. Ha tirato apposta Shen Yifan. Voleva aggiudicarsi il robot per regalarlo a Shen Yifan. Per attirare la mia attenzione. Anran, ti capisco sempre meno. Sembra che sia davvero impazzita. Come può questo robot valere 6 milioni? Signorina Xie, intende continuare? Io non sono come certa gente, che vuole fare da pollo da spennare. 10 milioni. C'è qualcun altro che intende continuare? Oddio, il signor Gu parte subito con 10 milioni. Accendi la lanterna celeste della signorina Xie. Accendi la lanterna. Accendere la lanterna significa che, qualunque sia l'offerta degli altri, il signor Gu la supera. Gu Jingting, sei proprio pazzo di Xie Wen. Non sopporti che soffra anche solo un po'.
rende ancora più ridicola. Quella ti amo che ho registrato nel robot. Dato che vuoi accendere la lanterna, allora lascia che questo robot svolga la sua massima funzione. 20 milioni, 30 milioni, 40 milioni. 50 milioni. Fratello Jingting, sei troppo buono con me. A quanto pare, il signor Gu e la signorina Xie. Mi piace davvero questo robot. Allora mi ritiro. Grazie, signor Gu, per il suo contributo alla beneficenza. Sta alzando il prezzo apposta per incastrarmi. Sembra che Anran sappia misurare le sue forze. Allora questo piccolo robot lo terrò io. Ora lo guardo. Che segreti nasconde Sugar dentro questo robot? Non hai già ottenuto quello che volevi? Che altro ti manca? Signorina Xie, sei così sicura? Non riesci a decifrarlo? Presidente Shen, non avere fretta. Stasera ci penso io. C'è un ospite importante da presentare a tutti. È addirittura il magnate asiatico, il signor Kai Wei-te. Quindi è il famosissimo guru dell'IA. Ha un'influenza internazionale straordinaria. Non posso credere di vederlo di persona qui. Questo è l'ospite d'onore che volevo presentarvi. Il signor Kai Wei-te. Xiwen è il mio studente più brillante. Quando la sposi e te la porti a casa, In realtà ho una moglie. Professoressa, ho sentito che anche lei è una fan di Sugar. Questo è un pezzo da collezione che ho acquistato apposta per lei. bene, mi piacerebbe davvero incontrare la persona in questione. Visto, Anran, io sono un dottorando di Smith. Il mio status è un'altezza che tu non potrai mai raggiungere in questa vita. Una volta che avranno visto il mio talento. Gu Jingting e tutti gli uomini del mondo non potranno più innamorarsi di te. Anche il signor Kai Wei-te è un suo fan. Forse Kai Wei-te può decifrare il mio codice. Perché Anan è così tesa? È come se questo robot fosse molto importante per lei. Parte del codice è stata decifrata. Traduzione in corso. Traduzione completata. Anran. Nel codice di Sugar? Perché viene menzionato il nome di Anran? I contenuti rimanenti richiedono ulteriore decodifica. Che sciocca che sono. Perché sono così nervosa? Ormai è finita tra noi. Sentirlo o no non fa più differenza. Sembra che abbia tirato un sospiro di sollievo. È possibile che questo robot abbia davvero a che fare con lei? Anran, perché questo nome mi suona così familiare? Professoressa, dentro questo robot non dovrebbe esserci menzionato il nome di Anran. Credo che abbiamo sentito male. Forse era un omonimo. Omonimo. Mi hai dato un'idea. Sono appositamente volato dall'Anguo per questo. Proprio per cercare una persona di nome Anran. Cosa? Xiwen, l'hai visto anche tu, vero? È stato pubblicato su una rivista scientifica internazionale. Il nuovo progetto Infinite CM appena sviluppato. È così audace e innovativo. Scommetto che questa nuova tecnologia scatenerà un vero e proprio fenomeno globale. Sono venuto apposta per cercare lo sviluppatore. Che coincidenza! Non pensavo fosse proprio qui. Impossibile. Anran non capisce niente. Come potrebbe averlo creato lei? Deve essere stato il signor Shen. Signorina Xie, mi conosci davvero poco. Se non conosco il signor Shen, conosco benissimo Anran. Lei è solo una laureata, nemmeno una magistrale. Figuriamoci un dottorato. Se il signor Shen non le avesse affidato questo nuovo progetto, Pensi che sarebbe riuscita a svilupparlo? figuriamoci creare questa tecnologia rivoluzionaria che sconvolge il paese. Anche se non ho titoli di studio alti, la ricerca si basa sulla conoscenza, mai sui diplomi o i gradi accademici. Il titolo di studio è la base della conoscenza. Senza un titolo, non potresti nemmeno capire il funzionamento di base degli algoritmi. Figuriamoci sviluppare una tecnologia così avanzata. Engi è stato stabile per anni con le sue iterazioni. Eppure Anan è appena entrata in Engi da pochi giorni. E subito c'è un nuovo progetto. E ha fatto subito scalpore. Possibile che sia davvero? Signorina Anran, il suo progetto di ricerca mi interessa molto. Vorrei davvero sapere da dove trae ispirazione. Professore, non insista. Come potrebbe rispondere? Ho avuto il piacere di leggere un suo articolo, signor Kai Wei-te, che si concentrava sul meccanismo dell'attenzione. Ne ho tratto molta ispirazione. Signorina An, è davvero eccezionale. Quindi stava davvero studiando la tecnologia AI, non era solo per ripicca. Né per fare a gara con Xiwen. Mi piacerebbe molto fare una bella chiacchierata con lei. Mi dispiace, signore, ma ho un impegno stasera. Che peccato. Allora la accompagno io. Professore, ho organizzato una festa di benvenuto per lei. Professore! Anran.
Dovrei essere io il centro dell'attenzione di tutti. Anran è arrivata fin qui solo grazie all'appoggio di Shanifan. Il professore le vuole bene. Jingting la guarda con occhi diversi. Persino il robot di sugare. Viene collegato a lei. No, non posso lasciar correre. Se tu non mi lasci vivere in pace, non vivrai in pace neanche tu. Non vuoi divorziare? Allora ti mando all'altro mondo. Addio. Andiamo. Xiaoran, aspettami qui, vado a prendere la macchina. Ok. Anran. Fratello Jingting, mi fa male il cuore. Non starò per svenire. Prima ti riaccompagno a riposare. Chi ci tiene davvero a te si accorge subito anche della più piccola ferita. Mentre chi non ti ama non ti tenderebbe la mano neanche se fossi in fin di vita. Gu Jingting, ora è il momento di finirla, con quest'ultimo pezzo di carta che ci lega. Xiaoran, ti sei sbucciata la mano, ti porto a fasciare. Zia Wenwen, sono carina oggi? Certo, alla fiera internazionale di stasera. Sarai la principessina più adorabile. Nuo nuo. Zia Wenwen ieri sera ha avuto uno spavento. Non stancarla troppo. Fratello Jingting, non fa niente. Voglio in futuro vestire Nuo. Bellissima. E allacciarti la cravatta. Signora, Mamma, cosa ci fai qui? Non posso tornare? Zia Wenwen sta preparando a me e papà i vestiti per andare alla fiera. Sorella Anran, io e il fratello Jingting e Nuo stiamo per andare alla più grande fiera annuale di IA. scusa, mi sono dimenticata di salutarti. Ma vedendo come sei vestita, immagino ci andrai anche tu. A quanto pare, il presidente Shen ti tratta davvero bene. Certo che ci vado. Ma ora sono qui per Gu Jingting. Ti prego di allontanarti. Porta Nuo alla fiera tecnologica, tu per ora. Perfetto, devo parlare anche con Anran. Capito? Sono qui per chiederti del documento dell'altra volta. Questo è l'accordo di divorzio. Dagli un'occhiata. Se non hai obiezioni, firmalo. Ale, puoi spostarti con un mezzo. So che non divorzierai facilmente. Sono disposto a cederti un terzo del mio patrimonio, tutto a te. Ma la custodia di Nuo Nuo sarà mia. Va bene. Nell'ultimo accordo di divorzio, scelsi di andarmene senza niente. Se lui vuole dividere i beni, non ho obiezioni. Inoltre, per questo divorzio, Non serve. Non ho obiezioni. non ha avuto nemmeno un dubbio. Ha accettato di divorziare così facilmente. Anzi, non vedeva l'ora. Questo lo prendo io. Addio. Non solo ha firmato senza esitare. Non ha nemmeno reagito quando ho chiesto l'affidamento di Nuo Nuo. Nessuna reazione. Anran vuole davvero divorziare. Come ha potuto accettare così facilmente? Non ha nemmeno lottato per l'affidamento di Nuo Nuo. Sarà una strategia per ottenere di più? O forse ha intuito le mie intenzioni? Non importa, non c'è da preoccuparsi. Tutti sanno che non potrebbe mai lasciare me in Nuo Nuo, quando questa faccenda sarà finita. Aspetterò che chieda lei di riconciliarci, e allora lo faremo. Cos'è questo? Signore, sono tutti i documenti che non abbiamo portato con noi. Dall'Ango. Il maggiordomo di là li ha impacchettati e spediti. Perché l'anello di Anran è qui? Questa è una lettera che la signora mi ha dato per consegnarle quando eravamo ad Ango. Allora l'ha messa sul tavolo senza pensarci. Questo è il documento che Anran mi ha ricordato di leggere. Quindi già a quel tempo voleva divorziare da me. Non c'è da stupirsi che, dopo il ritorno da Ango, sia diventata così strana. Aveva già preso la decisione molto tempo fa. Poi è andata alla NB. Pensavo fosse solo per dispetto, ma non immaginavo che una volta stabilita alla NB non sarebbe più tornata. Le 2 volte che l'ho vista dopo erano solo per via della nonna. Ero così sicuro che non potesse rinunciare al titolo di signora Gu, che non potesse rinunciare a me, a Nuo Nuo. Non c'è da stupirsi che, vedendo l'accordo di divorzio, senza permesso, l'abbia firmato senza esitare. Voleva divorziare da me da molto, molto tempo. Anran.
Come hai potuto lasciarmi? Papà è così lento. Forse la mamma lo tiene a casa di proposito. Per non farlo venire a giocare con noi? No, papà verrà di sicuro stavolta. Anran è già venuta oggi per il divorzio. Devo cogliere l'occasione per far innamorare Jingting di me, per farsi chiedere in matrimonio. Alla fiera internazionale di oggi, il professore, l'accademico Guan e altre autorità Saranno presenti. devo assolutamente fare colpo. Fratello Jingting, sei arrivato. Ora diamo il benvenuto all'accademico Guan Zhengyue. E al signor Kai Wei-te, come ospite d'onore di questa fiera. Accademico Guan e il signor Kai Wei-te presenti insieme. È la fiera più prestigiosa di sempre. Se fossi notato da questi due grandi, saresti a posto per il resto della vita. Fratello Jingting, la fiera è iniziata. Affrettati a sederti. Non essere nervoso. Ho visto la tua nuova proposta. È eccellente. In realtà ho barato. Il professore mi sgrida di sicuro. Come può essere? Fratello Jingting ha divorziato per me. Perché si interessa ancora a lei? No, l'ultimo progetto le ha già dato fama. Non posso permetterle di superarmi di nuovo in questo evento internazionale. Ora si valuta il progetto della signorina Anran. Signorina Xie Wen, si prepari. Forza. Niente male, senior. Questa proposta da postdottorato È di livello da vincere il premio direttamente. Troppo buona, Junior. Ma devi essere sicura. E questo è solo il compito che hai dato al professore. Non puoi usarlo per altro. Assolutamente. Tranquillo, senior. È la tua proposta. Se la usassi direttamente, sarebbe frode accademica. Yayao è un postdottorato. Ho visto anche io questa proposta. È davvero meglio della mia. Al massimo mi scuso. E gli do un po' di soldi come compensazione. In ogni caso, non posso perdere contro Anran. Questa proposta è davvero buona. Prossima. Sembra che Shenifan non abbia aiutato Anran questa volta. Ha permesso che una proposta di quel livello Fosse presentata all'accademico Guan, facendola fare brutta figura. ora si valuta l'opera della signorina Xie Wen. Accademico Guan, questo è l'ultimo progetto del primo turno di valutazione. Anche se Xie Wen è mia studentessa, anche se dicono che sono di parte, devo dire che l'eccellenza di questo elaborato merita assolutamente il premio più alto di questa competizione. Davvero buono. Conosco il livello di ognuno. Il suo livello non è tale da meritare le lodi del professore. Forse è migliorata. Non si migliora così in fretta. Pensi che siano tutti come te. Tornato dopo 7 anni, sei ancora il migliore. Basta. Senior, guarda la faccia del professore. Sicuramente sa che ho barato. Tra poco mi becco una ramanzina. Tutto bene. Ma allora si è divorziata per Shenifan. Davvero si è innamorata di lui? Fratello Jingting, dove stai andando? Sto per ricevere un premio. Non mi fai i complimenti? Signorina Xie Wen, questo manoscritto l'hai scritto davvero tu? Accidenti, la mia compagna di corso non userà il mio progetto. Per partecipare alla selezione non può funzionare. Sì, l'ho scritto io. È davvero un buon progetto. A proposito, l'accademico l'altra volta mi ha rifiutato. Non voleva accettarmi come studente. Allora, ricominciamo da capo. Avrebbe cambiato idea? Anche se ripetessi altre 10 volte, la mia risposta sarebbe la stessa. Non sei degno di essere mio studente. Figuriamoci se copi. Addirittura, Plagio. copiato i paragrafi da un articolo di Sugar pubblicato 10 anni fa, usandoli come propri. È assurdo. Cosa dici? È vero, questo è un vecchio articolo di Sugar. All'epoca era ancora un po' acerbo. Non era molto diffuso, non c'era nemmeno una versione in lingua straniera. Quindi, signor Kai Wei-te, è normale che non lo sapesse, ma a me non sfugge. È proprio uguale. La signorina Xie ha plagiato, e addirittura Sugar. Pensava che in 10 anni nessuno l'avesse scoperto. Oddio, è una frode accademica. No, non è così. Zitti.
Comunque, come possono riuscire a superare Anran? Anche Anran ha copiato, ha plagiato la programmazione QAP. Perché solo io e non lei? Ah, capisco. Allora Anran si è aggrappata a Shenifan. Guan Zenue. Sei davvero un vecchio indegno. Per Shenifan. Proteggi Anran. Basta, come osi insultare il mio insegnante? Perché ti arrabbi? Xie Wen. Per cominciare, Xiaoran ha solo citato un paio di frasi. Non costituisce plagio. E poi lei è proprio. Ti ricordo, anche se ti piace giocare con le donne sposate, non puoi proteggere Anran in questo modo. Shenifan non la protegge. Perché Quap l'ha scritto Anran? Fratello Jingting, come mai anche tu? La programmazione QAP è chiaramente di Sugar. Come mai sarebbe di Anran? Avrei dovuto capirlo già da quando sei entrato in Engie. Engie è la compagnia tecnologica più importante del settore. Anche se Shenifan è il presidente. Non potrebbe ignorare completamente il parere degli altri. Lasciarti guidare il progetto. E la fiera di qualche giorno fa. Tu hai parlato con così tanta sicurezza davanti a tutti. Queste conoscenze non si imparano in pochi giorni. Presidente Gu, cosa vuol dire esattamente? Se ho indovinato. Tu sei Sugar. Finalmente hai cominciato a usare il cervello. Fratello Jingting, ti sbagli di sicuro, no? In ogni caso, Sugar è il decano Guan, no? Non può essere assolutamente Anran. Tu sospetti che io sia S. Sugar? È un nome così carino. Certo che è stato scelto quando qualcuna era una ragazzina adolescente, no? Signore, In nessun caso può essere Anran. Una persona come lei come potrebbe fare una cosa del genere? Se Anran non riesce, non ci sono molte persone al mondo che ci riescano. Il motivo per cui ho trattenuto il progetto di Anran non è perché non era fatto abbastanza bene, ma perché non sopporto che lei si impegni poco. Spero solo che possa fare ancora meglio. Dopotutto, Anran è l'alunna che tengo di più al cuore. Cosa intendi dire? Xie Wen, non capisci proprio. Io e Anran siamo sempre stati alunni del professore. Lo siamo già da 10 anni. E in più, la persona che disprezzi di più, già 10 anni fa aveva un livello più alto del tuo. A proposito, non eri un suo fan. Adesso la tua idol è qui. Vuoi che ti faccia un autografo? Ma come è possibile? Basta. Professore, Xie Wen, non avrei mai immaginato che ti saresti sfogato così oggi. E ancora di più non avrei mai immaginato di aver accettato una persona come te come alunno. perché tutti voi proteggete Anran? Non è che è una laureanda triennale. Con quale diritto? Siwen ha ragione. Sono davvero una laureanda triennale. Ma la cultura non dipende mai da un pezzo di carta con un titolo di studio. Presidente Gu, cosa vuol dire questo? Tu e lui. Siete veramente fratello maggiore e sorella minore? Che ti importa? Presidente Gu, non dimenticare. Abbiamo appena firmato l'accordo di divorzio. Che tipo di relazione io abbia con qualcuno non è più una cosa in cui tu possa interferire. Andiamo, fratello maggiore. Negli ultimi 7 anni è sempre stata lei a cercare in tutti i modi di avvicinarsi a me. È la prima volta che mi rendo conto che i suoi passi nell'allontanarsi sono così decisi. No, impossibile. Non è possibile che 7 anni interi di sentimenti si dissolvano così, da un momento all'altro. Deve essere solo arrabbiata. Tornerà. Signorina Xie, un'intervista. Hai davvero plagiato? I tuoi precedenti risultati accademici erano davvero falsificati. Non è che tutti i tuoi successi siano immeritati. No, ho detto che non è vero. Anche se oggi Xie Wen ha sbagliato. Visto che ha salvato Nuo Nuo, non posso non occuparmene. Signorina Xie. Fratello Jingting, vedo che ti preoccupi ancora per me. Negli ultimi tempi ero solo troppo impegnata. Non avevo tempo di preparare il progetto. Non pensavo che sarebbe successo un casino così grande. Ma a parte questo, giuro che tutti gli altri risultati accademici li ho ottenuti da sola. Davvero? Non avresti dovuto fare una cosa del genere. Sì, lo so di aver sbagliato, fratello Jingting. Credi davvero che Arran sia Sugar? Ma ho sentito dire che conosceva il presidente Shen da molto tempo. Forse è stato allora. Che il presidente Shen ha deciso di darle il progetto per formarla, facendo credere a tutti che lei fosse Sugar. Di fronte a Gu Jingting ho sempre mantenuto un'immagine elegante e raffinata. Lui penserà sicuramente che sono gelosa e che diffamo Arran. Riposati, ho ancora cose da fare. Si preoccupa ancora per me. A quanto pare non gli dispiace. Oltre a quello che stiamo indagando ora, indaga anche
I dettagli specifici di come Xie Wen salvò Nuo 2 anni fa. Come sta procedendo l'indagine? Questa è la cartella clinica della signora in ospedale. È stata curata in ospedale più di un mese fa. All'epoca aveva gravi congelamenti. A prendersi cura di lei c'era quel presidente Shen Yifan. Congelamenti? Perché non ne ha mai parlato? Forse tutto quello che ha fatto era per Shen Yifan. O forse ha davvero tradito il marito molto tempo fa. Inoltre, riguardo alla signorina Nuo Nuo, Papà, guarda, ho fatto tutto io. Signore, la signorina Nunuo, sapendo che la signorina Xie è malata, Mi ha chiesto specificamente di insegnare a fare il pulisce, dicendo che voleva offrirlo alla signorina Xie. Ho cucinato per 2 ore, il sapore sarà sicuramente buono. Devo farlo assaggiare subito alla zia Wen Wen. Nuo, hai chiamato tua mamma. Chiedile se non sta bene. Anche la mamma non sta bene? Allora la chiamo più tardi. Ora voglio solo andare subito a trovare la zia Wen Wen. Tu puoi preparare per la zia Wen Wen un porridge cucinato 2 ore. Per chiamare tua mamma devi essere così riluttante? È solo che sono troppo preoccupato per la zia Wen Wen. Nuo. I tuoi sentimenti per Xie Wen sono molto più forti di quelli per tua madre. Come ho fatto a non accorgermene prima? No, in realtà cose del genere sono successe molte volte. Ma ogni volta non ho impedito a Nuo. Alla fine ero io che la assecondavo, trascurando mia madre. Signore, non biasimi la signorina Nunuo. In realtà, all'epoca eravamo tutti all'estero. La signorina Xie Wen ha salvato la signorina Nunuo e la signora non era presente. Quindi la signorina Nunuo poteva solo affidarsi alla signorina Xie Wen. Ma, molte volte ho sentito per caso La signorina Xie dire intenzionalmente alla signorina Nunuo. cose cattive sulla signora. Quindi la signorina Nunuo ha un forte pregiudizio verso la signora. Perché non me l'hai detto prima? Lei e la signorina Xie siete così vicini. Tutti dicono che divorzierà dalla signora per sposare la signorina Xie. Quindi, noi domestici non è adatto parlare di queste cose. direttore Gu, questa signorina Xie è davvero non semplice. Vuole vedere queste foto? Abbiamo trovato prove concrete. L'episodio in cui la signorina Xie ha salvato la signorina Nuo Nuo. Non è stato così semplice. Guarda, Jingting, mi sono già ripresa. Certo, sei la salvatrice di Nuo. Ti ho sempre trattato bene, lo sai. Jingting, lo sai anche tu. Che io non voglio essere solo la tua salvatrice. Quindi ho preparato per te una conferenza stampa solenne. Jingting, cosa vuoi fare? Gu Group ha già stretto una collaborazione con Engie. Questa conferenza stampa annuncerà questa notizia. Con la forza del gruppo Gu, perché collaborare con Engie? È solo un pretesto per creare una nuova identità su misura per te. Non vorrai che i media continuino ad appiccicarti. L'etichetta di frode accademica, vero? Davvero? Lo sapevo che Jingting è il migliore con me. Hai preparato una sorpresa del genere per me. Preparati bene ad accettarla. Questa sorpresa ti rimarrà impressa per tutta la vita. Niente male per la Gu e la Engie, i due colossi più in vista di Pechino. La conferenza stampa per la collaborazione è davvero sontuosa. Il presidente Gu l'ha organizzata apposta per la signorina Xie. Praticamente sta realizzando il sogno della signorina Xie. Esatto. A quanto pare, lo scandalo del plagio accademico non è trattato come la posizione della signorina Xie agli occhi del presidente Gu. Anran, credevi di essere così speciale. In fondo, non volevi altro che agganciarti al potere del gruppo Gu. Non te lo saresti mai aspettato, vero? Tutto questo sfarzo di oggi non è per te. Sei solo una comparsa. Jingting ha detto che il regalo che mi avrebbe fatto. Molto probabilmente sarebbe stato annunciarmi pubblicamente e chiedermi di sposarlo. Jingting, sei arrivato. Ti stavo aspettando. Ora iniziamo la cerimonia della conferenza stampa. Non c'è fretta. Prima della cerimonia c'è un piccolo preludio. Jingting, di che si tratta? Entra pure. Lo riconosci quest'uomo? Cosa vuoi dire? 2 anni fa, all'estero, Nuo cadde in acqua per caso. Sei tu che ti sei tuffato in mare per salvarla. Da allora in poi, io e Nuo ti abbiamo considerato il nostro salvatore, fidandoci di te. Ma dopo anni di indagini, ho scoperto che la caduta di Nuo non fu un incidente. È stato quest'uomo a spingere Nuo in mare. Vuoi sapere chi gli ha dato l'ordine? Io. Non so di cosa stai parlando. Non lo sai. Fu lei a ordinarmelo. Mi disse:
che bastava spingere in acqua quella bambina. Lei sarebbe intervenuta subito per salvarla, conquistando così il favore del presidente Gu. Mi promise che non ci sarebbero state vittime e mi avrebbe dato 1 milione. Xie Wen, hai ancora qualcosa da dire? Non è vero, stai mentendo. Sì, è stata lei. È lei che mi ha incastrato di proposito. E ora cerca di scaricare la colpa. Credi che non mi sia tutelato? Ho ancora la registrazione della nostra telefonata, sai? Xie Wen, per avvicinarti a Gu Jingting, basta che ce l'hai solo con me. Adesso alzi le mani su un bambino? Sei umano? Smettetela di filmare, è tutto falso. Non è vero, è davvero scandaloso. Si non solo ha falsificato la scarica, ma ha anche infranto la legge. Filmate, è la notizia del giorno. Sorella Anran. So di aver sbagliato. Sono pur sempre tua sorella, guarda. No, non sta bene? Perdonami, non tenere il broncio. Con tutte le cose che hai fatto, vuoi ancora chiedere perdono a Xiaoran? Xie Wen, se oggi fossi tu ad avere il potere, non vedresti l'ora di schiacciare Xiaoran sotto i piedi. Ora che tutto è venuto a galla, ti metti a supplicare. La mia vita è rovinata. Se avessi saputo, Anran, ti avrei spinta in mare per affogarti. Papà, questa donna fa paura. Xie Wen, aspetta solo di essere punita dalla legge. Inoltre, voglio annunciare una cosa. Io, Gu Jingting, trasferisco volontariamente tutti i beni della famiglia Gu ad Anran. Il gruppo Gu è un patrimonio da capogiro. Il presidente Gu lo ha donato tutto alla signora Gu. Sembra che i pettegolezzi fossero falsi. Il presidente Gu ama molto la signora Gu. Andiamo, Shixiong. Anran, Nuo va dalla mamma. Anran. Presidente Gu, cosa significa questo? Anran, ho capito tutto quello che ti ho fatto. Tutti gli sbagli, ti ho delusa. Ti ho ferita, non ho mai riconosciuto le tue capacità. Mi dispiace. Ora voglio rimediare, una cosa alla volta, Anran. Dammi una possibilità. Mamma, perdona papà e torna a casa. Rimediare. Rimediare può cancellare tutto il passato, come se niente fosse mai successo. Ci proverò. Gu Jingting, se fossi ancora l'Anran di 7 anni fa, umile e compiacente, mi guarderesti ancora con questo rispetto? Mi sono abituato al tuo orgoglio, al tuo distacco e alla tua arroganza. Ora che sei così, quasi non ti riconosco. Anran. Ho la responsabilità della famiglia Gu. In quella posizione non si possono mostrare le emozioni. Penso che questo sia il modo giusto in cui vivere. Non credevo che ti avrei allontanato sempre di più. Solo adesso ho capito. Ti amo. Anran. Puoi darmi un'altra occasione? Lasciami amarti ancora una volta. Ho lottato per 7 anni. Tutto questo per guadagnare il tuo amore sincero. Se fosse stato prima, il tuo amore era quello che desideravo di più, ma adesso non ne ho più bisogno. Quindi il tuo amore è diventato superfluo. Il tuo anello. Non lo voglio. Le tue ricchezze. Mi danno troppo imbarazzo a tenerle. E te stesso. Non ti voglio per niente. Papà, mamma, dove è andata? Voglio solo la mia mamma. Fate tornare la mamma. Mamma. Forse non tornerà mai più. Seno, perché non mi hai aspettato? Xiaoran.
Non avevi deciso di risposare con me? Non vuoi forse infilare al mio dito l'anello che è solo tuo? In passato ho abbandonato i miei sogni e la mia carriera per amore. Ma alla fine ho capito, chi ti ama veramente non ti chiederà mai di rinunciare a niente. Tutte le ragazze del mondo non dovrebbero mai essere rinchiuse nell'amore. Il cielo è alto e gli uccelli possono volare liberi. La persona giusta ti aspetta sempre nel tuo futuro.